Buongiorno a tutti, oggi ho il piacere di raccontarvi dei nostri arcangeli nella religione cattolica, per conoscere meglio i loro nomi, storia, missione, i luoghi di culto e dove sono venerati, in particolare in Italia. Partiamo subito con l'arcangelo Gabriele. Il suo nome significa Dio è la mia forza. Nella Bibbia Gabriele appare nel libro di Daniele in 2 capitoli, mentre nel Vangelo di Luca annuncia la nascita di Giovanni Battista Zaccaria. Ma soprattutto viene ricordato per l'annunciazione a Maria. Gabriele rappresenta la voce di Dio, l'annuncio di cambiamenti importanti, per questo è simbolo di rivelazione e comunicazione divina. È considerato patrono dei postini, giornalisti, telecomunicazioni. Gabriele viene spesso raffigurato con un giglio, che è simbolo di purezza, e con una tromba per annunciare l'annuncio del giudizio, e durante l'episodio dell'annunciazione. In Italia ci sono alcune chiese a lui dedicate, in particolare la chiesa di San Gabriele Arcangelo in Mater Dei a Milano, la chiesa di San Gabriele Arcangelo all'Acqua Traversa in Roma. In Sardegna il culto è molto diffuso e sono state intitolate a lui varie chiese, tra cui quelle di Cheremule, Sagama, Ogliastra e Tonara. L'arcangelo Raffaele. Il suo nome significa Dio guarisce. È una figura che nella Bibbia appare nel libro di Tobia, dove in sintesi accompagna il giovane Tobia in un viaggio e durante il cammino, proteggendolo, gli fa catturare un pesce. Con il cuore e il fegato dello stesso istruirà Tobia per come scacciare il demone che tormenta Sara, permettendone il matrimonio. Invece, con il fiele del pesce gli indicherà come utilizzarlo per guarire dalla cecità il padre Tobit. Raffaele rappresenta la provvidenza divina, la guida nei momenti difficili, la guarigione. È considerato il patrono dei viaggiatori, dei medici, farmacisti, degli sposi e dei giovani. Raffaele viene spesso raffigurato con un bastone da viaggiatore, un pesce e un vaso di unguenti medicinali. I principali luoghi di culto in Italia sono la chiesa dell'Arcangelo Raffaele a Venezia, Roma, quella di Milano vicino al Duomo e a Pompiano in provincia di Brescia. È patrono anche di alcuni comuni, tra cui Castrolibero, Stignano e Cellamare. A Napoli, nel rione Mater Dei, c'è una chiesa dedicata all'Arcangelo, con una statua in cui Raffaele viene rappresentato in compagnia di Tobia e il pesce. Per tradizione popolare qui c'è il culto del pesce di San Raffaele, invocato storicamente per la guarigione. In Spagna, più precisamente il 24 ottobre di ogni anno, è molto conosciuta la festa in suo onore a Cordoba. Secondo la tradizione, nel 1578 Raffaele apparve a un sacerdote e si presentò come il custode della città, a protezione di epidemie e disgrazie. Dopo una forte epidemia e la protezione ricevuta, Raffaele divenne il patrono di Cordoba e nella città furono eretti numerosi monumenti chiamati Triomphe de San Rafael. Ancora oggi qui Raffaele è una figura centrale nella devozione locale. L'arcangelo Michele. Il suo nome deriva dall'espressione Michael, cioè chi è come Dio, e nella Bibbia è citato nel libro di Daniele
come primo dei principi e custode del popolo di Israele. Nel Nuovo Testamento viene definito arcangelo nella lettera di Giuda, mentre uno degli episodi più famosi è la battaglia contro il demonio, raccontata nel libro dell'Apocalisse di Giovanni. Michele rappresenta il guerriero spirituale che combatte il male e protegge il bene, difensore del popolo di Dio e guida nelle schiere celesti. Michele viene rappresentato con spada o lancia, mentre calpesta il demonio. Michele protettore dei soldati e delle forze dell'ordine. Il luogo di culto, forse più famoso in Italia, è il santuario di Monte Sant'Angelo in Puglia, dove l'arcangelo Michele, intorno all'anno 500 d.C., rivelò il luogo durante un'apparizione allora vescovo della diocesi di Siponto. Questo santuario, inoltre, è presente nella famosa linea sacra di San Michele, una linea che collega 7 santuari dall'Irlanda fino al Regno Unito, Francia, e in Italia la Sacra di San Michele e in Piemonte e Monte Sant'Angelo in Puglia, Grecia e Israele. Secondo la tradizione, questa linea rappresenterebbe il colpo di spada con cui l'arcangelo Michele sconfisse il male. Molte altre chiese basiliche in Italia evocano il culto di San Michele Arcangelo. Una menzione particolare va fatta anche alla statua di San Michele Arcangelo a Castel Sant'Angelo a Roma, che celebra l'apparizione di San Michele nel 590 d.C., quando rifonderà la spada annunciata, la fine della peste. Infine, per l'arcangelo Michele è conosciuta la famosa supplica, ovvero la preghiera scritta da Papa Leone XIII in suo onore dopo una visione avuta al termine della celebrazione di una messa il 13 ottobre 1884. Vi ricordo che a calendario il 29 settembre c'è la ricorrenza della festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Ricordiamoci di pregare sempre e festeggiare i nostri arcangeli che ci proteggono dal male.